Ti piacerebbe imparare a realizzare una scollatura incrociata? Stai cercando un tutorial per realizzare un progetto con scollo incrociato senza dover usare la fodera? Sai cucire lo sbieco con una tecnica furba, tale da permetterti di avere anche una cucitura invisibile? Sai usare la macchina per cucire per i tessuti elasticizzati? E ancora, conosci come poter usare la tagliacuci a 4 fili per realizzare dei progetti belli, puliti, come quelli professionali che acquisti? Se hai voglia di condividere con me questo nuovo tutorial dedicato al cartamodello di un corpetto incrociato con manica a kimono, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sara Poiese, socialist ed esperta di cucito, e benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti consiglio di andare a visitare tutti gli altri miei profili social. La mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram si chiamano entrambi Sara Poiese e poi c'è il mio blog www.sarapoiese.com, il contenitore di tutorial dedicati al cucito sartoriale creativo, agli strumenti per il cucito, agli sfogli delle riviste e a molto altro ancora. E ci sono anche i corsi online nella mia seconda piattaforma sarapoieseacademy.com, la piattaforma di e-learning per imparare a cucire online meglio ovunque, dove puoi trovare tantissimi corsi dedicati al cucito creativo, sartoriale, alla modellistica, ai cartamodelli, all'uncinetto, ai ferri da maglia e anche alle tecniche per imparare a cucire da zero. Ma entriamo nel vivo di questo nuovo progetto. Questo video, ti anticipo già, è la parte 1 di un set di 2 video dedicati alla realizzazione di questo cartamodello. Il cartamodello New Look 6554 infatti vedrà in questo primo video la realizzazione del corpetto. In un secondo video la realizzazione della gonna arricciata in vita con un trucco molto furbo dedicato proprio all'arricciatura del punto vita. Ma vediamo assieme il programma di oggi. Vedremo insieme il cartamodello, il tessuto consigliato, il taglio del tessuto con 2 diverse tecniche. Ci occuperemo poi di confezionare le spalle e la schiena del nostro corpetto. Impareremo a applicare lo stabilizzatore nello scollo incrociato e a cucire lo sbieco con una tecnica furba che non ti ho mai mostrato finora. Impareremo poi a rifinire la manica in modo pulito e professionale e vedremo il progetto completato. Siete pronti a vedere con me come realizzare il corpetto del New Look 6554? Il cartamodello. Vediamo assieme il cartamodello New Look 6554. Questo cartamodello è composto da un corpetto incrociato con la variante pantalone oppure gonna. Ho già parlato di questo cartamodello nel mio profilo Instagram Sara Poiese e vi avevo fatto scegliere quale variante avreste preferito che io realizzassi in un video tutorial. Grazie ai vostri commenti su Instagram ho potuto così creare questo video tutorial dedicato alla gonna e al corpetto incrociato. Potrete pertanto utilizzare questo tutorial su tutti i progetti ai quali poi vorrete applicare una gonna o un pantalone. I cartamodelli americani sono comprensivi di margini di cucitura e anche se scritti in lingua inglese sono molto intuitivi e di facile comprensione. Il tessuto consigliato. Il tessuto che ti consiglio deve essere un tessuto leggero e possibilmente un po' elasticizzato. Il fatto che tu possa scegliere un tessuto stretch ti garantisce una miglior resa del progetto.
Questo cartamodello infatti è consigliato da realizzarsi in tessuti stretch. Puoi avere un tessuto taglio a vivo, è il tessuto che non sfila, oppure puoi avere un tessuto che sfila, ma che comunque sia leggero, fluente, morbido. Può essere un tessuto a fibra naturale o un tessuto a fibra sintetica, purché sia leggero, ma al tempo stesso coprente, perché qui non vogliamo la fodera. Il taglio del tessuto. Una volta che abbiamo ricavato il cartamodello in carta velina e abbiamo spillato il nostro corpetto davanti, in questo caso, al tessuto, ci occupiamo del taglio. Il tessuto è posizionato in doppio sul cartamodello. Possiamo usare la forbice. La forbice CAI 5210 è una forbice specifica da sarta. La caratteristica di questa forbice è la sua impugnatura. Ti permette di tagliare metri, metri e metri di tessuto senza stancare il tuo polso. Inoltre, il taglio è molto lineare rispetto al tuo tavolo di lavoro. Questo significa che la forbice è stata pensata per un taglio comodo, preciso, fluido, veloce e professionale. Io solitamente uso CAI 5210, ma prediligo, come ben sai, l'utilizzo del cutter per andare a tagliare i miei progetti. Questo cutter da 45 mm mi piace particolarmente perché ha la chiusura con un tappo trasparente che mette in sicurezza la lama. Mi basterà infatti rimuovere il tappo di sicurezza e tagliare su un piano di taglio autorigenerante. Mi raccomando, scegli sempre prodotti di qualità perché anche sul piano di taglio ti garantiranno lunga vita ai tuoi strumenti di cucito. Andrò a chiudere con il coperchio trasparente il mio rotary cutter, l'avrò messo così in sicurezza e ti ricordo che trovi tutti i link qui sotto. Ti basterà cliccare nell'info box e ti comparirà la descrizione completa del video, sia da smartphone che da tablet. Spalle e schiena. Per andare a cucire il nostro corpetto, devo prendere il corpetto dietro, tagliato in doppio strato, e il corpetto davanti, tagliato in doppio strato. Vado a rimuovere tutti gli spilli, ma prima mi ricordo di effettuare dei tagli preziosi. Il taglio del centro davanti mi aiuterà a ricordarmi qual è il centro davanti preciso del mio progetto. I tagli inferiori posti nel cartamodello mi aiuteranno a capire come a fine progetto poter incrociare bene il mio top incrociato. Vado a prendere il corpetto del dietro, lo riconosco per la sua forma. E vado a prendere la spalla del corpetto davanti, lo riconosco perché c'è lo scollo incrociato frontale. Posiziono il primo spillo in verticale. La stessa operazione la faccio per l'ultimo spillo. Questo mi permette di posizionare correttamente l'inizio e la fine del mio lavoro. Posso poi procedere con la classica spillatura per fermare il tessuto. Qui voglio darti il mio consiglio personale. Dobbiamo cucire questa spalla, ma per cucire questa spalla possiamo andare a misurare il margine della nostra cucitura con il righello di precisione, sewing and knitting, e con la penna trick marker. Questa penna evanescente scompare a contatto con l'aria. Posiziono il puntatore rosso sulla misura del margine della mia cucitura, in questo caso 1,5 cm. Mi basterà eseguire dei tratteggi lungo tutta l'area di stoffa che dovrò cucire. Non è necessario disegnare un tratto continuo. Ho infatti bisogno di avere delle guide per quando andrò a cucire il mio progetto senza aver usato imbastiture e punti molli. Attiviamo la tagliacuci con il crochet inferiore in tensione neutra, il crochet superiore in tensione neutra, l'ago destro in tensione neutra
il lago sinistro in tensione un pochino più alzata perché dovrà sostituire la macchina per cucire. In questo caso vuol dire che lavoriamo a 4 fili, 2 aghi. Il filato per la tagliacuci può essere uguale in tutte e 4 le spole, oppure potresti utilizzare il filato melangiato Miniking distribuito da Gütermann se tu volessi usare il filato nei 2 aghi, mentre puoi usare il filato in tinta unita nel crochet superiore e inferiore. Io ho scelto questa opzione perché non sempre hai 4 spole di filo dello stesso colore. Pertanto ti consiglio di sostituire le spole nella posizione del lago, cioè nelle posizioni dove la sorfilatura non si vede perché c'è solo una cucitura diritta. Andiamo ad effettuare la nostra lavorazione con la tagliacuci. Come fare a cucire diritti? Abbiamo disegnato in precedenza il margine della cucitura. Dovremo pertanto prestare attenzione al piedino per tagliacuci che riporta l'indicazione del lago destro e del lago sinistro. Ci basterà seguire la posizione del lago sinistro e farla combaciare con il disegno che abbiamo tracciato con la penna per tessuti evanescente. Una volta che abbiamo terminato la cucitura, togliamo anche l'ultimo spillo e otteniamo questo risultato. Il progetto è molto pulito grazie ai 4 fili utilizzati specifici per tagliacuci. Questi mi garantiscono una lavorazione pulita, piatta, del colore corretto e soprattutto una lavorazione a 4 fili che mi garantisce tenuta ed elasticità alla mia cucitura. Le spalle infatti tengono alla perfezione, sono pulitissime e mi basterà stirare il lavoro per andare a perfezionare questo mio passaggio. La lavorazione in tagliacuci, come vedi, è molto pulita e il filo multicolor è comunque gradevole alla vista. Il lavoro è molto pulito, mi piace. Cosa ne pensi? Fammi sapere se utilizzi la tagliacuci qui sotto nei commenti. Sono curiosa di sapere se realizzi questo progetto solo con la macchina per cucire oppure anche con la tagliacuci. Ripeti questa operazione anche sull'altra spalla, in modo tale da completare il tuo corpetto. E adesso unisci il centro dietro. Prendi il centro dietro del corpetto destro, il centro dietro del corpetto sinistro, uniscili con gli spilli e procedi effettuando la stessa cucitura che abbiamo poc'anzi realizzato con la tagliacuci. Con il righello di precisione segno il margine di cucitura da tracciare, con la penna evanescente lo disegno e torno alla tagliacuci per realizzare il mio progetto in pochi semplici istanti. Utilizzare la tagliacuci è davvero un grande passo avanti. Ti permette di realizzare il tuo guardaroba fai da te con precisione e soprattutto elasticità. Puoi comunque realizzare questo progetto anche solo con la macchina per cucire, purché tu vada ad utilizzare le tecniche furbe che ti mostrerò tra poco. Abbiamo completato il centro dietro e anche le spalle del nostro corpetto incrociato con manica ad effetto kimono. È molto semplice ed è molto pulito. Lo scollo incrociato sfoderato con lo sbieco. È arrivato il momento degli stabilizzatori. Oggi scelgo lo stabilizzatore per sbieco bianco di Prim. È disponibile sia nella colorazione bianca sia nella colorazione grafite. Puoi scegliere quello che preferisci utilizzare in questo caso, poiché il tessuto è coprente e non si vede in alcun caso la scelta del colore del tuo stabilizzatore. Questo stabilizzatore è caratterizzato da una cucitura che dà stabilità allo stabilizzatore tagliato in sbieco. Con l'ausilio del righellino di precisione, Sewing and Knitting, e con la penna evanescente vado a tracciare il mio margine di 1,5 cm. Disegno la posizione e applico il mio stabilizzatore con l'ausilio del ferro da stiro.
Mi piace molto usare il mini ferro da stiro a vapore poiché è potente come un ferro classico, ma è piccolo e compatto. Si scalda in pochissimi istanti e lo posso anche utilizzare sul mio piano da stiro centimetrato. Ottimizzo lo spazio nella mia craft room. Presta attenzione alla temperatura del ferro, credimi, scotta. È un ferro molto valido ed è anche a vapore. Consiglio anche per i maschietti che desiderano magari rifinire il colletto della camicia posta dentro la valigia in caso di trasferte. Non si sa mai. Proseguiamo nella stiratura del nostro stabilizzatore lungo tutto lo scollo incrociato davanti, proseguendo poi sullo scollo incrociato dietro. È infatti importante applicare lo stabilizzatore lungo tutta l'area della nostra scollatura. Lo stabilizzatore resta invisibile dal lato diritto del tessuto, ma ti dà sostegno e impedisce al tessuto di cedere. Questa parte di stoffa, infatti, è in sbieco. Questo tessuto dunque cederà facilmente quando lo indossi. Se invece tu applichi la fliselina per sbieco bianca o grafite, avrai stabilizzato la stoffa e questa non cederà più. Ti ricordo che questa fliselina non rende rigido il tessuto. L'effetto è pressoché invisibile, ma conferisce corpo e sostegno al tuo progetto sartoriale. È infatti importante ricordarsi che le fliseline fanno la differenza nella confezione del tuo guardaroba fai da te, anche nei progetti più semplici come questo. Vado a tagliare la rimanente parte di stabilizzatore per l'adesivazione nel girocollo dietro. Puoi scegliere il verso del margine di cucitura del centro dietro, è indifferente, purché ti ricordi che il margine di cucitura delle spalle deve essere verso il dietro, sempre. Proseguiamo piano piano stirando tutta la fliselina e se noti ho tracciato con la penna per tessuti dei segni molto leggeri. Andiamo alla macchina per cucire. Ecco qui il trucco filato Maraflex che trovi linkato qui sotto in info box. È il filato per le cuciture elasticizzate. Va inserito sia sopra che sotto nella macchina per cucire e mi permette di dare una miglior tenuta alle mie cuciture. Andremo adesso infatti a cucire lo sbieco lungo tutto il profilo che abbiamo precedentemente stabilizzato. Io ho scelto uno sbieco di raso dello stesso colore. Vado ad aprire la piccola pre-stiratura dello sbieco. Questa zona andrà cucita esattamente dove c'è il filo pre-cucito del tuo stabilizzatore. Infatti dovrò semplicemente spillare dritto contro dritto lo sbieco e il mio corpetto e procedere a questa spillatura rispettando dunque il margine di 1,5 cm. Come faccio a rispettare il margine? Avevo disegnato prima con la penna per tessuti il margine di 1,5. La penna per tessuti passa un pochino sul lato rovescio della stoffa e dunque mi permette di vedere agevolmente il lavoro. Diversamente, puoi verificare che la tua spillatura possa sempre combaciare con il segno della fliselina dove è indicata la cucitura nella fliselina stessa. Semplice punto dritto con la macchina per cucire, lunghezza punto semplice, classica, regolare, perché qui il miracolo lo fa il filo Maraflex e l'ago stretch che ho utilizzato per la cucitura elasticizzata. Vado infatti anche, perché i miracoli sono una combinazione di eventi, ad utilizzare il piedino patchwork 6 mm. Perché? Perché quando devo lavorare uno sbieco, la prestiratura dello sbieco tende a chiudersi. Se io uso un piedino appunto dritto, come il piedino patchwork 6 mm, avrò una cucitura precisa
e la stoffa non si sposterà mai. Potrò così evitare di imbastire il mio lavoro e occuparmi solo di una semplice spillatura. Posso proseguire piano piano nella mia operazione di cucitura e se ho una macchina con il doppio trasporto integrato, questo è il momento giusto per innestarlo. La mia cucitura, infatti, sarà ancora più precisa, pulita e piatta grazie al doppio trasporto che alza, come vedi, il piedino ad ogni cucitura. Rifiniamo adesso il nostro scollo cucito con lo sbieco. Il margine di cucitura in eccesso lo posso rimuovere. Il rotary cutter mi viene in aiuto per una lavorazione precisa, veloce, puntuale, senza l'antiestetico effetto sforbiciata che darebbe la forbice. Questo passaggio è molto prezioso perché soprattutto in prossimità del collo ci sono cuciture curve e devi ridurre il quantitativo di stoffa in eccesso perché altrimenti otterresti una lavorazione che fa difetto. Procediamo nel taglio del tessuto in eccesso e arriviamo adesso ad un passaggio geniale. Ti insegno infatti come rifinire lo sbieco con una cucitura invisibile. Infatti abbiamo bisogno di prendere la nostra lavorazione di sbieco, stirarla se vuoi, ma non è così necessario, e portarla fondamentalmente verso l'interno. Perché? Perché questo capo è senza fodera. Per fare questo però il nostro sbieco non si deve vedere a vista, creerebbe un difetto nella confezione. Per risolvere questo punto di domanda ci viene incontro una tecnica di confezione. Dobbiamo infatti prendere il nostro sbieco, tenere lo sbieco e il margine di cucitura insieme e andare ad effettuare una cucitura proprio qui per fermare lo sbieco interno e il margine di cucitura dello sbieco stesso. Mi viene in aiuto il piedino a bordo stretto a lamella centrale perché mi permette di spostare l'ago a destra di pochi millimetri e di avere la lamella centrale che mi faccia da spartiacque tra il tessuto a sinistra e lo sbieco a destra. Sposta dunque l'ago della misura necessaria. Io ho impostato uno spostamento di 0,8. Prosegui in questa cucitura ricordandoti sempre di controllare nella zona rovescia che il margine di cucitura sia verso destra, cioè verso lo sbieco. In questo modo andrai a cucire una ribattitura sullo sbieco, ma non sul corpetto esterno. La lavorazione infatti risulterà invisibile nella parte dritta del tessuto. È meravigliosa, vero? Fammi sapere se conosci questa tecnica e l'hai già utilizzata. Scrivimi nei commenti se hai già cucito lo sbieco con questa tecnica invisibile. Adesso dovremo ripiegare verso l'interno il nostro sbieco, prendere degli spilli, andare a spellare il nostro sbieco nella parte interna del tessuto, ma anche qui con un trucco. Non vogliamo infatti che lo sbieco si veda dal lato esterno della stoffa. Per fare questo dovremo tenere lo sbieco più interno rispetto alla piegatura standard. In questo modo, dal lato diritto del tessuto non vedremo mai lo sbieco, mentre dal lato rovescio del tessuto vedremo lo sbieco con la cucitura sua di ribattitura nascosta. E adesso torneremo a fare la stessa cucitura che abbiamo realizzato poc'anzi. Dovremo infatti prendere il piedino a bordo stretto a lamella centrale e effettuare una cucitura di ribattitura a filo del termine del nastro sbieco. La lamella centrale mi farà da spalla perfetta per appoggiare il mio sbieco ed effettuare questa cucitura molto vicina
al termine dello sbieco stesso. In questo modo andrai a vedere due cuciture sullo sbieco interno, ma dal lato dritto ci sarà una sola cucitura perché l'altra è nascosta sotto. Ti basterà stirare il progetto per ottenere un lavoro estremamente piatto e pulito. È meraviglioso, vero? Questa idea mi piace tantissimo per lavorare i cappi senza fodera del mio guardaroba fai da te. La rifinitura con lo sbieco di raso poi rende il progetto molto elegante. Orlo alla manica. Con la stessa tecnica con cui abbiamo lavorato lo scollo incrociato, lavoriamo la manica. Riconosci il rovescio per la sorfilatura della spalla e per la rifinitura dello sbieco dello scollo. Cuciamo il nostro sbieco, rifiniamo i margini di cucitura, effettuiamo la prima cucitura di ribattitura dello sbieco come hai visto alcuni istanti fa, ripieghiamo internamente lo sbieco e cuciamo il nostro lavoro con la manica ancora aperta. Questa tecnica ti permette adesso di piegare dritto contro dritto il tuo corpetto e di spillare il tuo fianco. È infatti importante che tu possa spillare con precisione la parte iniziale e finale del tuo lavoro per avere una manica e un'attaccatura in vita ben confezionate. Tutta l'altra parte di tessuto la puoi spillare come per abitudine, ponendo gli spilli nel verso della stoffa. Quello che è importante è che tu possa spillare molto bene l'inizio e la fine della tua cucitura. Torniamo con il filato Maraflex perché ci permette una cucitura elastica con la macchina per cucire. Non passare subito in tagliacuci perché non avresti una cucitura precisa nell'incavo manica. Prima inizi con la macchina per cucire, rispetti il margine di 1,5 cm e cuci con il piedino patchwork a solo punto dritto la tua cucitura del fianco destro e del fianco sinistro. Non puoi passare subito in tagliacuci perché con la tagliacuci non hai la precisione millimetrica della cucitura in questo punto qua sotto. Hai bisogno infatti di fermare uno spillo in perpendicolare per avere la certezza di terminare perfettamente la tua cucitura. Questi sono i consigli che amo divulgare. Sono consigli di precisione e di bellezza nel progetto, sia dal lato diritto sia dal lato rovescio. Adesso che hai effettuato la cucitura, puoi andare in tagliacuci a 3 fili un ago di destra, togliendo dunque l'ago di sinistra e anche il filo. Ricordati sempre che quando non usi un ago devi togliere il filo e togliere l'ago. Però potresti anche continuare la cucitura a 4 fili perché puoi garantire elasticità al tuo lavoro avendo già fatto prima la cucitura con la macchina per cucire, perché in questo caso la mia manica non si sposterà più. Dovrò soltanto prestare attenzione a cucire con l'ago sinistro della tagliacuci proprio nello stesso punto in cui ho cucito con il filo e il piedino della macchina per cucire. Questo lavoro ti permette di rifinire in maniera molto pulita prima un fianco e poi l'altro del tuo progetto. Soprattutto per maniche così ad effetto kimono, la lavorazione prima in macchina per cucire e poi in tagliacuci te la consiglio caldamente. L'incavo manica infatti è di solito una curva piuttosto stretta che in tagliacuci non verrebbe mai lavorata bene al primo passaggio. Lavorazione pulita, effetto professionale, mixando insieme la cucitura elastica della macchina per cucire e anche della tagliacuci. Il progetto sta davvero prendendo forma. Siamo riusciti a completare anche l'orlo alla manica. Il progetto completato!
Ecco qui il corpetto senza fodera rifinito con lo sbieco. Ti piace questa tecnica di finitura dello sbieco? Fammelo sapere nei commenti. Ti piace realizzare i capi senza fodera? Sono curiosa di sapere la tua opinione. Questo progetto è molto pulito anche nel punto della manica grazie alla cucitura perfetta realizzata con la macchina per cucire e il trucco dello spillo. Adesso questo progetto è pronto per essere completato con la gonna oppure con il pantalone. È stato semplice e soprattutto molto bello. È stato anche veloce da realizzare e intuitivo per te che stai cucendo per le prime volte, ma anche per te che cuci da tempo e cerchi come rendere perfetti e puliti i tuoi capi del tuo guardaroba fai da te. Ti piace? Metti un bel pollicione alzato su questo video se ti è piaciuto questo contenuto e magari, perché no, iscriviti anche al mio canale YouTube spuntando la campanellina per ricevere sempre le notifiche sui miei prossimi video. Infatti adesso dovrai soltanto far combaciare come ultimo passaggio le tacche indicate nel cartamodello per far combaciare correttamente il corpetto davanti. Questa operazione ti permette di fermare con una semplice cucitura a punto dritto i due strati di stoffa che si sono sovrapposti. Ti consiglio di effettuare la cucitura con il filato elastico per continuare a dare elasticità al tuo progetto incrociato. Adesso potrai applicare una gonna o un pantalone o anche una semplice baschina per realizzare questo progetto come se fosse un top. Ti piace? Dai, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, così riceverai la notifica sulla prossima uscita della seconda parte di questo video dedicato alla confezione della gonna con l'elastico. Abbiamo visto un programma davvero molto ricco e molto utile. Abbiamo parlato del cartamodello, di come utilizzare le fliseline e di come cucire cuciture elastiche con la macchina per cucire o anche la tagliacuci. Spero che questo contenuto ti sia piaciuto. Se è così, lascia il tuo pollice alzato sotto a questo video e scrivimi le tue opinioni nei commenti. Iscriviti al canale e ti aspetto per la prossima avventura di cucito. Un abbraccio sartoriale, la tua socialist di fiducia, Sara Poiese.